Appena usciti dal porto di Barcellona abbiamo preso un taxi e ci sta portando in centro a 15 euro 3 persone. Ci porta vicino alla statua di Colombo. Questa è la famosa statua di Cristoforo Colombo che si trova a Barcellona, subito vicino al porto. È molto grande, addirittura non lo sapevo, ma si può anche salire sopra, ci sono delle persone affacciate. Siamo all'inizio della Rambla anche, che sta da questa parte. Una bestia gigante, molto grande. Buongiorno ragazzi. Allora, come dicevo poc'anzi, siamo appena arrivati a Barcellona. Dal porto fin qua abbiamo utilizzato un taxi al costo di 15 euro per 4 km in 3 persone. L'altra scelta era prendere un pullman che costava 17 euro a persona, andata e ritorno dal porto. Abbiamo preferito per ora prendere il taxi. Ragazzi, se siete arrivati a questo punto, magari iscrivetevi al canale, ci tengo tantissimo. Abbiamo superato da poco i 4.500 iscritti, speriamo di arrivare a 5.000 quanto prima. Adesso siamo proprio all'inizio della famosa della Rambla, questa strada di Barcellona molto conosciuta e molto indicata in tutte le mappe di Barcellona. Giornata abbastanza calda, non c'è nessuna nuvola e si sta decisamente bene. Qua abbiamo anche Don Chisciotte. Questo grattacielo lo vedevo anche dalla nave, molto alto e grandissimo. Non abbiamo prenotato nessuna escursione qui a Barcellona. Pensiamo di fare un po' di passeggio cittadino, quindi walking tour. Al massimo prenderemo qualche taxi per spostarci nelle zone più lontane, però principalmente faremo la Rambla avanti e indietro, ci avvicineremo alla Sagrada Famiglia. Non abbiamo fatto il ticket per entrare dentro. Questo è uno dei primi ristoranti che abbiamo incontrato. Noto che non ci sono i prezzi a vista. Questa cosa non è tanto simpatica. Qui leggo delle tapas. Allora, patatas. Tortillas de patatas, 9,90 euro. Non ci sono i prezzi, quindi le sorprese mi piacciono, ma non queste. Quindi andremo più avanti, anche se non è ora di pranzo, perché abbiamo appena fatto colazione. Abbondante, direi pure. Sembra che questa sia l'usanza, non mettere i prezzi sul menù, magari devi chiederli. No, qui ci sono onion, quindi è la cipolla, kitchen wings, sì, 5,90 euro, 7,90 euro. Chiaramente questi sono tutti i ristoranti turistici, sono qui pronti, le classiche trappole per turisti. Vedremo di trovare qualcosa di carino. Da notare, qui ci sono i ragazzi che vendono le magliette. Italia! E hanno praticamente delle corde per tirare subito su la loro tienda, la loro baracca. Tutti sono attrezzati che in un attimo tirano su, sicuramente per scappare. Qui abbiamo anche quella di Ronaldo. Tutti pronti con queste cimette. Oh, che bella questa insegna. Antica casa Janko Koch. Molto belli questi palazzi. Veramente. La Spagna è una delle tante nazioni che ammiro tantissimo. Non lo so, ma la sento una delle nazioni dove potrei viverci. Non sono molto informato su tutto il resto, però da quello che vedo mi piace. Mi sento un po' a casa. Dovrei naturalmente imparare lo spagnolo, ma penso che non sarà difficile. C'è l'Erotic Museum e lì c'è una signorina che balla, come vedete. E qui c'è la Bogueria, il famoso mercato di Barcellona, dove i profumi inebrianti ti catturano già a distanza. Vedo lì appesi tantissimi prosciutti di ogni tipo, quindi pensiamo
di entrare a fare un bel tour qui. Lo abbiamo già fatto nel 2000 e non mi ricordo quando. Allora qua siamo venuti nel 2018. Abbiamo fatto il tour nel mercato, abbiamo anche comprato quei piccoli conetti con tanti salumi, jamon serrano, pata negra e tante altre cose belle. Vedo tantissima gente. Naturalmente ho perso già parte del gruppo. Eccoli qua. Per chi ama i salumi, queste sono gioiellerie a cielo aperto. Qua abbiamo il jamon iberico. Sono questi cosciotti che costano 31, 34. Così a peso sembra un 400-500 grammi l'uno. Qua abbiamo premium bullota. Mamma mia quanta roba, ragazzi, quante cose belle, le comprerei tutte. C'è questo che c'ho proprio vicinissimo, mamma mia, purtroppo i profumi non si sentono, ma sono veramente molto forti. Allora ragazzi, stiamo percorrendo tutta la Boghieria, siamo appena entrati dal lato della Rambla. C'è questo rumore assordante che sinceramente non ho capito cosa sia. Qua vendono della frutta fresca già tagliata. E il rumore dell'estrattore costa 2,50 euro una. Quindi la Boghieria non è solo salumi e formaggi, ma troverete anche questi estratti di frutta fresca. Penso proprio di prenderne uno di questi. Frutta, verdura e salumi di vario tipo. Eccoli i famosi conetti per poter assaggiare, costano 4,50 euro. Voilà, sono 4,50 euro e ci sono questi vari tipi. Penso di prenderne uno a breve, magari dopo aver fatto un po' di giri e consumato un po' di energia. Non sono molto costosi, 9,50 euro questi pezzetti di salumi e salsicce. Una bella giornata per stare qui a visitare queste prelibatezze. Vorrei anche prendere un caffè, assaggiare un caffè spagnolo. Mi sono fermato un attimo a questo ristorante per vedere il costo della paella. Qui sto vedendo c'è la paella marisco, 21,50 euro. Penso che sia un piatto abbastanza grande, magari avremo modo di vederlo più avanti. Comunque sarà sicuramente un bel piatto grande. Poi c'è la paella vegetariana a 16,50 euro. Abbiamo questa con il riso nero, riso scuro al nero di seppia a 21,50, quest'altra a 19, e sono diciamo le prime 4 paelle che ho visto che spingono tantissimo anche su altri menù. E poi ci sono tante altre cose tipo frittura di calamari a 18 euro, pescato a 11,50. Siamo sempre alla Rambla, sta qui. Noi siamo entrati nella Boghieria, stiamo facendo questo tour, tutti questi bei bar piccolini al lato. E la servezza a quest'ora San Miguel. I locali devo dire che sono tutti uno più bello dell'altro, almeno a me piacciono tutti. Gamberones, un bell'ambiente, almeno quanto mi riguarda. Wow, eccoli qua, panini con il jamon serrano a 3,50 euro, camone e queso, prosciutto e formaggio a 4, iberico a 6. Wow, e ci sono questi bellissimi pure a 2,50 euro, mamma mia, non basta una vita qua. Tortiglia e jamon. Wow. Io sono andato. Hanno messo questi contenitori sicuramente per far colare, ma ci sono tantissimi altri conetti. Madonna, ma quante ne sanno? Sono tutti stranissimi. Non saprei quale prendere prima, sinceramente. Sembra il paese dei balocchi. Guardate quanti conetti.
c'è un mix fra salute e non, quindi qui c'è tutto pieno di frutta, spremute, estratti vari che in teoria, diciamo, sono roba salutare, e da questa parte abbiamo tutt'altro. Empanata e spinaca e queso, quindi sarebbe spinaci e formaggio. Somigliano tanto ai nostri calzoncini, penso che siano al forno, almeno a vederli così. Poi ci sono i burrito. Cos'è? Coco e Ok, è buono. coco e ananas. Cocco e ananas. Poi c'è il burrito al pollo. Mamma mia. Le crocchette, i famosi panzerotti salentini. Forse l'hanno portato gli spagnoli, non saprei. E qua ci sono tanti estratti, mamma mia. C'è da leccarsi i baffi. Piatti di carne. 1, 9, 2, 16. C'è anche il reparto pesce. Sono più per la carne e altro. Cioè, non che non mi piace il pesce, sono più di terra. Il famoso jamon serrano riserva. Guardate tutti questi pezzi di jamon. Qui vengono tagliati con il coltello finemente e storditi quei piccoli cartoncini. Nonostante sia mattina presto, è forte a resistere a tutti questi odori e profumi. Sembra il paese dei balocchi. Guardate qua. Frittini. Ognuno si prende quello che vuole. Mamma. Vediamo di trovare l'altra parte del gruppo. Non basta una vita per assaggiare tutte queste prelibatezze. Ci sono anche questi coni con il polpo fritto, gamberoni, polpo. Non costano neanche tanto, 6 dollari, 6 euro. Ci sono tutti questi spiedoni anche a 4, questi piccoli calamari a 5 e questi pesciolini fritti sempre a 6. Poi ci sono anche i crudi, ci sono veramente per tutti i gusti, vari sali. Quelli vengono venduti tipo in batteria, addirittura ci sono anche funghi essiccati, varie spezie, anche i pomodori. Naturalmente qui dentro ci si perde. In effetti ho perso totalmente il gruppo, non ho la più pallida idea di dove siano. Pure cioccolati, non manca nulla. Guardate qua, guardate, cioccolati per tutti i gusti. Sono pazzi, questi sono pazzi, sono veramente matti. Naturalmente non manca la paella qui nel mercato di Barcellona. Questa non è tra le più invitanti, vedremo di trovare qualcos'altro da farvi vedere. Questi conetti costano 5 euro e c'è un assaggio di jamon e di pata negra, veramente molto invitanti. Abbiamo anche la pizza, spezie e sali di vari tipi, non sono molto costosi. C'è un assaggio di tanti tipi a soli 13,50 euro. Liquorini, per questi non ne vado matto. Cioè, praticamente ovunque ti giri c'è queso, salumi e prosciutti. I conetti che non mancano mai, macelleria, pesce. Ragazzi, ci troviamo a Barcellona, per chi si fosse collegato in questo momento. Siamo nel famoso mercato Bolleria, si trova sulla Rambla, una delle strade più famose di Barcellona. Qui sono i panini già pronti, pesce e conetti di vari tipi a 5 e a 6 euro. Puoi già assaggiare queste belle prelibatezze, insalata di polpo,
Mamma mia, quanti peperoncini! Wow! Sono tutte queste corde di peperoncini. Mi piacerebbe conoscere il nome. Vasetti già con il peperoncino pronto, con il curry, pepe di vario tipo. Continuiamo questo tour gastronomico qui a Barcellona. Quello che primeggia più su tutti è sempre il jamón e il pata negra. Il jamón serrano e il pata negra. Penso che prima di andare via qualcosa la compreremo, di sicuro. Come taglia il prosciutto questo signore. Guardate, c'è questo colonnato che somiglia tantissimo a Piazza Vieja di Cuba, al centro dell'Havana, Ventas Hall. Questi balconi, ma per lo più queste colonne, cioè, veramente molto belle. Questi palazzi lì sono molto particolari. Come preparano tutti questi bonetti. Questo deve essere il pollo ruspante, altri conetti. Allora, questo è il jamón serrano, jamón iberico bellotta, jamón iberica bellotta. Questo è 4 agno e questo è 5. Qui abbiamo Hernando Boqueria che ha tutti questi frittini. Questi sono al pollo, costano bene o male sempre dai 5 ai 6 euro ogni conetto. C'è sempre la frutta, quindi c'è il sano e il profano. Pollo Kentucky, mamma mia. Ah, ecco come la signora prepara i conetti. Hola.